Salute a tutti! Ci siamo lasciati al precedente video con l'appello del cittadino amico, che era un trafiletto comparso sulla Nazione del 20 luglio 1982 in cui i carabinieri di Borgo Ognissanti facevano appello a una persona che aveva fatto 3 segnalazioni anonime, chiedendole di farsi ancora viva. Abbiamo visto che in quel frangente, in quel 20 luglio, attorno al 20 di luglio, scrisse Rotella nella sua sentenza, il giudice Tricomi aveva sul suo tavolo il fascicolo del processo Mele. Abbiamo detto che i due eventi molto probabilmente sono da collegarsi. Comunque, da quel 20 luglio in poi, gli inquirenti pretesero e ottennero l'assoluto silenzio stampa. Questo l'abbiamo già detto, se qualche giornalista sapeva di quello che bolliva in pentola, non lo pubblicò. Probabilmente è proprio a questo periodo di silenzio stampa durato fino ai primi di novembre che si devono alcuni misteri di questa vicenda, tra cui appunto quello di questa segnalazione anonima, se ci fu o non ci fu. Adesso ripercorriamo un po' ancora la storia di questa segnalazione anonima andando a cercare altre tracce. Ecco, le prime le troviamo nel primo articolo a firma di Giorgio Sgherri uscito sull'Unità del 7 novembre, dove si pubblicava le nuove indagini sui sardi, no? Sul collegamento tra il delitto del 68 e gli altri. Si legge nell'articolo di Sgherri: l'inchiesta su questo duplice omicidio è stata riaperta sulla base di alcune lettere anonime giunte agli inquirenti. Le stesse lettere anonime, a quanto pare, facevano riferimento a 5 e non a 4 duplici omicidi. È così che i magistrati sono andati a rispolverare il fascicolo sulla tragica fine di Barbara Locci e Antonio Bianco. Allora, questo fu il primo articolo sulla pista sarda. Il giorno dopo gli altri giornali seguirono a ruota. Ecco, in un articolo del 9 novembre, Franca Selvatici, nota giornalista che si occupava appunto del mostro, sulla città del 9 novembre 82, scrisse questo: dopo l'ultimo delitto, grazie forse all'appello lanciato attraverso i giornali, cominciarono ad arrivare lettere di sospetto e di denuncia. Un autore anonimo ricordò agli inquirenti di un duplice omicidio avvenuto 6 anni prima di quello di Borgo San Lorenzo. La stessa Selvatici, a giudicare, cioè a leggere il documento di De Gotia, pare che l'anno dopo avesse reiterato la stessa notizia, sempre sulla città del 9 novembre 83. Però io questo articolo non l'ho trovato, il link che De Gotia mise sul suo documento è sbagliato, porta a un altro articolo dell'82. Su insufficienza di prove, sull'emeroteca di insufficienza di prove io non l'ho trovato. Se qualche ascoltatore riuscisse a trovarlo lo può segnalare negli interventi sotto il video. Invece ho rintracciato un articolo sempre sulla città del 27 gennaio 84, non firmato, dove si legge: ai primi di luglio del 1982 alcune lettere anonime suggerirono di riconsiderare il lontano e dimenticato delitto del 68 all'Astra Assigna, e fu così che si giunse alla sconvolgente scoperta che l'arma del delitto era sempre stata la stessa. Come si vede, non era soltanto Mario Spezzi a raccontare di questa segnalazione anonima, no? Anzi, sembra che Mario Spezzi venne addirittura dopo, perché la prima segnalazione di Mario Spezzi è dell'88 in un libro, adesso non mi ricordo, mi sembra Delitti in Toscana. Ci sono altre fonti che poi si sono susseguite nel tempo, ma probabilmente sono tutte fonti non primarie. Chi volesse approfondire può andare sul blog Storia del mostro di Firenze di Omar Qatar, dove c'è un articolo che si chiama Intorno al 20 di luglio e dove vengono elencate tutte queste altre fonti riguardanti questa informazione. Arriviamo adesso invece a un'altra fonte un po' diversa dal solito, una fonte un po' particolare, no? Alla quale io comunque assegno
una attendibilità molto molto alta. Forse molti di voi ricorderanno il mitico forum di Ale, cioè il forum si chiamava Il Mostro di Firenze, si diceva il forum di Ale perché il curatore aveva il nickname Ale, e purtroppo da diversi anni questo forum è chiuso e non sarà mai rimpianto abbastanza. In un momento in cui io non scrivevo su questo forum, ma lo andavo solo a consultare perché avevo avuto diciamo un litigio, chiamiamolo così, io evidentemente ho un carattere non facile nelle discussioni, in tanti me lo dicono, comunque c'era stato un litigio e io non intervenivo più, però andavo a guardare e mi capitò di vedere un intervento interessantissimo. Una persona che si firmò Brigadiere Ricci, con nickname Ricci, che si iscrisse e dopo 3 giorni, il 2 ottobre 2011, fece il suo primo intervento, un intervento clamoroso. Leggiamone alcune parti. Allora, questo intervento, che io ho salvato dall'oblio, mi assegno questo pregio di aver capito l'importanza di questo intervento e di averlo salvato dall'oblio. Sul mio articolo linkato sotto il video c'è l'intervento completo. Io qui ne leggerò alcune parti. Allora, l'intervento iniziò così. Mi è stata segnalata questa discussione, era una discussione sul biglietto del maresciallo, no? In cui si dibatteva se il fatto che se fosse esistito o non fosse esistito e compagnia bella. Era il 2 ottobre 2011, era già uscita l'intervista a Tricomi sul portale Cronaca Nera, adesso non ricordo quello che ho detto, quello di Cochi, l'articolo di Cochi, dove Tricomi non confermava questa storia di questo biglietto, no? Allora ci fu questo intervento che dice così: mi è stata segnalata questa discussione da D, un ragazzo che qui dentro credo abbia scritto qualcosa. Mi presento per dirvi ciò che so sulla segnalazione anonima che ricollegò il delitto di Signa a quelli del Mostro nel 1982. In quel periodo, fino al 1987, ero appuntato a Borgo Ognissanti e nonostante non mi occupavo in prima linea del Mostro, ecco, qui diciamo c'è un linguaggio un po' naif, no? Che dà maggiore autenticità all'intervento, ma io prima di andare avanti vorrei dire che si vedrà, no, questo intervento che è articolato, è un intervento preciso, c'è l'idea che una qualsiasi persona si fosse messa a studiare un intervento di questo tipo per prendere in giro dei forumisti è assolutamente fuori luogo, cioè diciamo che tutto porta a pensare che dietro questo Nick Ricci, Brigadiere Ricci, ci fosse davvero un carabiniere che aveva fatto quello che poi adesso si vedrà che questo Ricci disse di aver fatto. Allora, non so se avevo detto, in quel periodo fino al 1987 ero appuntato a Borgo Ognissanti e nonostante non mi occupavo in prima linea del Mostro, ho avuto la possibilità di seguire da vicino quell'indagine. Non so se sono il primo carabiniere a dirlo, ma il ritaglio di giornale con spillato un biglietto che diceva di revisionare il processo Mele arrivò veramente all'inizio di luglio del 1982. Non era un ritaglio di giornale con soprascritto, come risulterebbe dalle parole di Spezzi, ma, dice Ricci, era un ritaglio di giornale con spillato un biglietto con scritto qualcosa. Credo preceduto da altri 2 biglietti, questi però io non li ho visti, arrivati in caserma alcuni giorni prima, che accennavano più genericamente al delitto del 68. E qui tornerebbe bene il discorso con le 3 segnalazioni anonime dell'appello al cittadino amico. Fu Fiore. Ecco qui Ricci chiama Fiori, lo chiama Fiore. Ecco, io leggerò Fiori, spero di ricordarmi ogni volta. C'è sempre questa diatriba, no? questo dubbio, Fiore, Fiori, però era Fiori. Fu Fiori il primo ad avere fra le mani il pezzo di giornale mandato da un anonimo, perché era lui che smistava le segnalazioni che arrivavano sul Mostro.
Fiori lo mostrò anche a me, oltre che a tutti quelli della caserma che non erano in vacanza estiva. Per cui sembra che il maresciallo Fiori fosse addetto a controllare le segnalazioni anonime sul mostro di Firenze, che erano tante, e evidentemente chi più di lui avrebbe potuto avere tra le mani queste segnalazioni anonime, questo biglietto. Continua Ricci. L'articolo era del 1968 e parlava del delitto della Locci, ma non era, come dicono tanti, del processo del 74 a Mele tenutosi a Perugia. Era solo il biglietto allegato scritto a macchina che parlava del processo Mele, dicendo di andare a rivederlo, ma l'articolo di giornale era del 68 e questo me lo ricordo senza margine di errore. Allora, nello scritto che Tricomi aveva rilasciato a Spezzi, c'è questa indicazione, si legge che appunto questo biglietto avrebbe contenuto la conferma della condanna in sede definitiva avvenuta a Perugia di Stefano Mele. Cioè quello che scrive Tricomi in questa dichiarazione è che questo biglietto avrebbe contenuto un articolo relativo alla condanna di Mele, all'ultima condanna, quella del 73. Però Tricomi non scrisse giusto, si ricordava male. Perché? Perché abbiamo visto che nella richiesta del fascicolo Mele che redasse, che poi andò con i carabinieri, che mandò probabilmente era Olinto Dell'Amico e Maresciallo Fiori, che andarono a Perugia a richiedere il fascicolo, in questa lettera c'era scritto: tale giudizio di remissione, per far capire che cosa voleva, no? All'impiegato, a quelli del Tribunale di Perugia. Tale giudizio di remissione è stato celebrato presumibilmente nel 72-73, in quanto la Cassazione, eccetera, eccetera. Cioè non fornisce una data precisa, evidentemente non aveva nel biglietto che gli aveva dato il maresciallo Fiori, non c'era scritto di questo processo, altrimenti avrebbe scritto che il processo si era verificato un giorno ben preciso. In particolare possiamo vedere questo ritaglio di giornale del 13 aprile 74 dove si parla proprio di questo processo. È un articolo tratto dalle pagine umbre della Nazione. Ecco, sparò alla moglie e all'amico sorpresi davanti al bambino. Questo è un articolo in cui si parla proprio del processo, dell'ultimo processo Mele tenutosi a Perugia. Molto probabilmente il ritaglio che pervenne nelle mani di Tricomi potrebbe essere stato questo, cioè il primo articolo della Nazione: trucidati un uomo e una donna con serie coltellate a Signa. È un'ipotesi, ma è probabile che l'articolo fosse questo o comunque un articolo simile. Però, allora, per cui diciamo che le parole di Ricci, che appunto lui nega che ci fosse stato questo articolo del processo, ma ci fosse stato un articolo sul delitto, le parole di Ricci sono parole veritiere. Continua Ricci. Quello del ritaglio di giornale con il biglietto anonimo ricordo che diventò il segreto di Pulcinella, del periodo a cavallo tra il 1982 e il 1983. Se ne parlava fra le righe, ma mai ufficialmente, perché la versione da tenere era quella del ricordo di Signa del maresciallo Fiore. Cioè, diciamo che, adesso vediamo anche perché, ma evidentemente era stato detto, per ragioni di indagine forse, di tenere segreto questo fatto, no? Il fatto che la segnalazione fosse stata una segnalazione anonima a far partire le indagini sul delitto del 68. E per cui diciamo che lui parla del segreto di Pulcinella perché tutti sapevano, ma tutti stavano zitti, no? Non dicevano niente. Che fine fece il biglietto? Vediamo. Continua Ricci. Quando arrivò il giornale col biglietto si credette probabilmente di avere chiuso il caso, perché l'assassino non poteva altro che essere uno degli amici o parenti del Mele e la roba dell'anonimo fu buttata via dopo pochi giorni perché si pensò non serviva più. Dell'amico e altri decisero, questo probabilmente me lo disse Fiori stesso, di non rivelare la notizia del collegamento fatto grazie all'anonimo perché altrimenti i giornali avrebbero scritto di tutto e di più e soprattutto le segnalazioni anonime che facevano perdere tempo, per esempio quelle dei mitomani, sarebbero aumentate esponenzialmente una volta rivelato che una dritta anonima si era rivelata utile. Questa è una spiegazione abbastanza logica, cioè può essere che almeno in un primo momento
si fosse deciso di tacere su questo anonimo per evitare che proliferassero 1000 altri anonimi, no? Cosa che già succedeva, perché le lettere anonime che le forze dell'ordine dovettero vagliare e controllare, perché questi avevano una lettera anonima, a meno che non fosse proprio già fin dall'inizio capibile che era opera di un pazzo, dovevano fare dei controlli. Si ricorda la famosa lettera con la quale venne controllato Pacciani. Lì era stato detto che Pacciano aveva appeso fuori da casa sua delle cose schifose che potevano sembrare i famosi feticci, no? Allora, poi, questo diciamo che l'intervento di Ricci molto lungo continua, ripeto, è leggibile sul mio blog. Ricci poi, allora, dopo questo intervento ci furono naturalmente le reazioni dei forumisti, no? E tra questi forumisti c'erano i soliti, chiamiamoli, di poco cervello, che attaccarono questo Ricci chiamandolo, diciamo, ritenendo che raccontasse delle balle, cioè non capirono l'importanza di quello che stava dicendo, che stava scrivendo. Ce ne fu uno di forumisti, ripeto, io non intervenivo in quel periodo lì, io leggevo soltanto. Ci fu un forumista, ecco, io non faccio il nome perché è un forumista che già si pavoneggia anche troppo, e se io ne facessi il nome magari si pavoneggerebbe anche di più. Questo forumista fu il più intelligente di tutti e prese sul serio quello che Ricci raccontava e gli pose delle domande alle quali Ricci in 2 interventi rispose. Dopo questi 2 interventi Ricci smise assolutamente di scrivere, scomparve, perché aveva capito che era entrato nella bolgia dei leoni, nell'arena dei leoni, non so come si dice, per insomma, gente che non capiva, non aveva, diciamo, non si rendeva conto dell'importanza della discussione e preferì chiudere lì. Però fortunatamente questo forumista riuscì a farsi dire altre cose. Vediamo qualche altra cosa. Gli chiese dell'appello del cittadino amico, cosa ne pensava Ricci di questo appello. Ecco la risposta di Ricci. L'appello del 2782 sulla nazione si riferiva senza dubbio all'ignoto anonimo di Signa. Quello non ci piove perché, come già detto, Fiori aveva parlato del giornale e il biglietto a tutta la caserma e forse a tutti i suoi amici e le voci girano in fretta. A quei tempi non c'era un coordinamento unico delle indagini, o meglio c'era, ma non so se mi spiego, ogni carabiniere o poliziotto era abbastanza libero di indagare per gli affari suoi, perché il caso colpiva tutti molto. Fu sicuramente uno, fra le varie decine di forze dell'ordine che sapevano dell'anonimo, ad avere l'idea di individuare il mittente di Signa provando a lanciare quella specie di appello sulla nazione. Non so dire chi fu, magari non era neanche uno di Borgo Ognissanti, ma non ci voleva una potenza e un'abilità speciale per contattare un giornalista proponendogli la cosa. Credo anche che questo appello passò abbastanza inosservato, io infatti nel 1982 neanche lo notai. C'è da dire che il forumista aveva fatto notare a Ricci l'esistenza del documento di Degotia, il cittadino amico, e Ricci disse di averlo letto e aver appreso da lì che c'era questo appello del cittadino amico. Cioè Ricci sta dicendo praticamente che questo appello potrebbe non essere stato deciso dai vertici delle forze dell'ordine, no? Che fossero carabinieri o che fossero magistrati, ma magari da qualcuno che aveva preso un'iniziativa personale. Io addirittura fuori dalla caserma di Borgo Ognissanti. Io non ci credo, non credo che fosse, sicuramente non era qualcuno che era fuori dalla caserma di Borgo Ognissanti, perché nell'appello si precisa che erano i carabinieri di Borgo Ognissanti a farlo, per cui non ci credo, ma comunque tutto è possibile. Il forumista chiese anche cosa ne pensava della possibilità che questo appello del cittadino amico fosse relativo all'anonimo che aveva, quello di cui abbiamo parlato, delle 3 lettere con le quali poi l'ultima intendeva formare la parola babbo. Gli fa questa domanda e lui risponde Ricci, dimostrando di conoscere benissimo questo argomento di queste 3 lettere, di questo anonimo. Le lettere della B sono una cosa diversa, di qualche mese prima. Erano delle lettere di circa 6 mesi prima, il collegamento con Signa, dove si diceva che il mostro sceglieva i posti dove uccidere seguendo la parola babbo. Ma quello che mandò quelle lettere era un mitomane, perché già allora la cosa non tornava e non venne presa sul serio dal segnalarla come appello sul giornale. Se le B di Borgo e Baccaiano potevano starci, non ci stava la A di Arrigo, perché il posto era Mosciano e Arrigo era solo la via.
Via dell'Arrigo, appunto. L'arma non è quella che si racconta in certe barzellette e già allora si capì che mescolando le località, le vie e i comuni si potevano formare infinite parole. Sicuramente dunque l'appello sul giornale fu un primo tentativo senza seguito di individuare l'anonimo che segnalò Signa. Qui è abbastanza preciso, no, Ricci, e dice quello che è logico, cioè questo anonimo della parola babbo con l'appello al cittadino amico non c'entrava niente, insomma è impossibile che i carabinieri avessero fatto un appello a lui. Altra domanda del forumista, altra risposta di Ricci, sul silenzio degli inquirenti, sul silenzio successivo, cioè sul silenzio anche del momento. Ricordo che anche Silvia Della Monica, oltre che Tricomi, aveva smentito l'esistenza di questo biglietto. Cioè aveva detto di esserne all'oscuro, di non saperne niente. Dopo tanti anni si tende a dire la versione che si è ripetuto di più, ma che non è necessariamente quella vera, soprattutto perché si parla di stimati professionisti che quando non dicono esattamente come andò la vicenda lo fanno a fin di bene. Comunque Dell'Amico, Tricomi, Vigna e la Della Monica sono 4 persone che hanno avuto un ruolo diverso in questa storia e credo sia utile dire le differenze di ruolo. Dell'Amico, per il suo ruolo primario nell'arma che indagava, decise, in accordo con il giudice Tricomi, di dare un'ufficialità al collegamento con Signa. Una volta distrutta ogni traccia, cioè diciamo di venire alla luce, no? di dirlo, di consentire che venisse pubblicato questo collegamento. Una volta distrutta ogni traccia del collegamento anonimo, forse fu un errore, ma con il senno del poi è troppo facile a dirsi, questo è come se non fosse mai esistito, dunque sarebbe poco saggio ad anni di distanza dire che ci fu l'anonimo quando niente può più provarlo. I giornali che hanno pubblicato per anni la notizia del messaggio anonimo fin dal 1982 non sono mai stati smentiti dagli inquirenti, come anche i resoconti di Spezzi nei suoi libri. E qui c'è la spiegazione del perché Spezzi nel 1983 nel suo libro non pubblicò la notizia di questo anonimo, secondo Ricci. Proprio nel primo libro dello Spezzi, quello del 1983, gli fu detto di puntare su un'altra segnalazione anonima, meno rilevante, come quella di Babbo, perché rivelare dell'anonimo di Signa con la pista sarda in pieno corso poteva essere un azzardo. Insomma, a volte il silenzio è un segno di assenza e chi vuole capire capisca. Cioè sembra che appunto, secondo Ricci, a Spezzi fosse stato detto guarda, lascia perdere questo anonimo di Signa perché ci sono le indagini in corso e la cosa potrebbe costituire un problema. In effetti Spezzi aspettò il 1988 a tirar fuori questa notizia quando ormai la pista sarda era finita praticamente, no? L'anno dopo ci sarebbe stata la sentenza a rotella, ma già c'era stato il processo, probabilmente c'era stato il processo a Salvatore Vinci con l'assoluzione per la presunta uccisione della moglie, la pista sarda era assolutamente terminata. Ancora, come arrivò questa lettera? E qui Ricci ci dà un'informazione preziosa, secondo me è preziosa. Il giornale del 68 con il biglietto spillato e scritto a macchina da scrivere era dentro una busta francobollata, faccio ancora notare il linguaggio naif, simpaticissimo, una busta francobollata senza mittente ma con destinatario il nucleo dell'arma di Borgo Ognissanti. Non penso sia mai verificato da dove proveniva, credo che una verifica del genere si fece solo per il pezzo di seno inviato alla Della Monica. Allora, ribadisco l'assoluta autenticità di questo documento, sono contento di averlo salvato dall'oblio. Adesso arriviamo a una testimonianza, a un documento, diciamo così, più ufficiale, anche se contenente molte meno notizie, ma importantissimo perché dà finalmente una certezza. Un documento che venne fuori l'8 settembre 2017 in occasione di un convegno a Pistoia sul Mostro di Firenze. Un convegno che è rintracciabile, la registrazione è rintracciabile su YouTube. Basta scrivere convegno Mostro di Firenze, Pistoia, 8 settembre 2017. A fare questa comunicazione fu l'avvocato Vieri Adriani, che comunicò di aver rintracciato un documento importantissimo. Lo lesse, e poi dopo questo documento è entrato nella disponibilità anche di chi vi sta parlando. È un documento datato 20 agosto, 5 giorni dopo l'arresto di Francesco Vinci, a firma Silvia Della Monica. È un documento indirizzato al Comando Operativo Carabinieri di Firenze. Vediamo cosa dice questo documento.
Il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dottor Vincenzo Tricomi, segnalava a questo ufficio l'importanza di una lettera anonima indirizzata alla scrivente e trasmessa per indagini a codesto reparto, la quale evidenziava come i duplici omicidi commessi dal mostro fossero 5 e non 4, richiamando l'attenzione su un episodio analogo avvenuto in passato in altra località della provincia. Faccio notare che nell'articolo di Sgherri c'era scritto che le lettere anonime a quanto pare facevano riferimento a 5 e non a 4 duplici omicidi, esattamente le stesse parole della comunicazione di Silvia Della Monica ai carabinieri del nucleo operativo al comando operativo di Firenze. Continua il documento. Questo ufficio ritiene indispensabile, al fine delle ulteriori indagini concernenti l'identificazione dell'autore dell'anonimo, rientrare in possesso dello scritto, potendosi presupporre che esso sia attribuibile a persone a conoscenza dell'identità dell'assassino. Facendo seguito pertanto a passate sollecitazioni verbali, si prega di voler procedere a pronta trasmissione. Allora, a questo punto, Viale Adriani fece questa comunicazione. Questa comunicazione fu riportata da Omar Quatar nel suo blog, La storia del mostro di Firenze. Io la lessi e feci quasi subito dopo un articolo, che è l'articolo attualmente presente sul mio blog, Il biglietto del maresciallo Fiori. Viale Adriani lesse questo articolo, avevamo già avuto dei contatti ai tempi del forum di Ale e lui gentilmente mi aveva reso disponibile un paio di documenti importanti. Comunque poi dopo ci fu questo approccio, lui lesse questo mio articolo e gli piacque questo mio articolo e mi disse, mi rese disponibile il documento che aveva solo letto e me ne rese disponibile un altro del quale vi parlerò però tra poco. Rifermiamoci a questo documento di Silvia Della Monica. Allora, tra le notizie che abbiamo visto fino adesso parlavano di comunicazioni ai carabinieri. Qui si parla di una lettera scritta a Silvia Della Monica. Allora, cosa si potrebbe immaginare che fosse successo? Io penso che sia successo questo. L'anonimo scrisse 2 lettere ai primi di luglio, a cavallo tra giugno e luglio, scrisse 2 lettere, probabilmente uguali. Una la mandò ai carabinieri di Borgo Ognissanti, una la mandò alla procura indirizzandola a Silvia Della Monica. Perché a Silvia Della Monica? Secondo me prese l'idea da un articolo che era uscito sulla Nazione qualche giorno dopo il delitto di Baccaiano, dove si raccontava del giudice che seguiva queste indagini. Ecco, io credo che prese la palla al balzo da questo articolo e inviò il ritaglio di giornale a Silvia Della Monica per la parte procura. Faccio notare che nel 1985 la lettera con il frammento di seno della povera francese fu inviata a Silvia Della Monica. Poi vedremo cosa vuol dire questo. Allora, ci furono queste 2 lettere. Queste 2 lettere evidentemente contenevano delle indicazioni un po' sibilline che non consentirono agli inquirenti di capire che sotto c'era qualcosa di importante. La procura, Silvia Della Monica, mandò questa lettera ai carabinieri chiedendo loro di indagare e come succedeva per tutte le lettere anonime, cioè evidentemente era compito dei carabinieri in quel momento di scremare queste lettere anonime andando a verificare quali potessero essere interessanti per verificare per verificarle insomma. E mandò anche questo biglietto e si vede che questo biglietto e l'altro che i carabinieri già avevano non erano sufficientemente interessanti e vennero lasciati perdere. L'anonimo che li aveva scritti si vede che non vide nessuna reazione e decise di scrivere un terzo biglietto. Questa volta però questo biglietto lo scrisse allegando un ritaglio di giornale. Questa è un'azione sulla quale ragioneremo tra un pochino. Io penso che le cose andarono così. Poi uscì subito dopo l'appello del cittadino amico
L'anonimo, leggendolo, capì che il suo messaggio era arrivato e si accontentò, smise di scrivere, perché si sa che di lì in avanti non scrisse più. Cioè non ci sono notizie che poi abbia scritto ancora, no? Dicevo di un secondo documento. Allora Viale Adriani mi contattò e mi disse di avere in disponibilità un altro documento ancora sempre su questa segnalazione anonima. Allora, questo documento è una richiesta del giudice Vincenzo Tricomi al Tribunale di Palermo, datata 29 ottobre 1982. Si chiedeva che a Palermo si preoccupassero di interrogare due cognati di Lobianco, Giuseppe Barranco e il fratello, nei riguardi di un argomento che era quello della scommessa che ci sarebbe stata tra Antonio Lobianco e Francesco Vinci sul fatto che Lobianco sarebbe riuscito ad andare a letto con Barbara Locci entro pochi giorni e ci sarebbe stata questa scommessa, no? E si chiedeva, appunto, il giudice Tricomi chiedeva di interrogare queste persone, però quello che importa a noi è che nel testo della lettera c'era questa frase: a seguito di segnalazione anonima che esisteva un quinto duplice omicidio commesso dal cosiddetto mostro, si risaliva all'omicidio di Lobianco Antonio e Locci Barbara, commesso nel 1968, in relazione al quale era stato condannato il marito della Locci. Cioè il giudice, per farsi capire da quelli di Palermo, diceva che spiegava più o meno qual era l'argomento e gli diceva anche questa cosa qua, che al momento a lui è una frase che poteva anche non servire a spiegare la situazione, ma che è preziosissima per noi, perché ci dice che il giudice Tricomi nel 1982 scriveva in un documento ufficiale che c'era stata una segnalazione anonima. A questo punto direi che dell'esistenza di questa segnalazione anonima non ci sono più dubbi, cioè ci fu veramente, e il fatto che Rotella l'avesse negata nella sua sentenza lascia molto perplessi, e poi vediamo perché motivo per cui l'avrebbe negata. Allora, a questo punto possiamo ragionare su chi poteva essere questo personaggio che fece queste tre segnalazioni anonime. Poteva essere un cittadino qualsiasi che si era così un Sherlock Holmes per passione, no? Che si era studiato il caso del mostro di Firenze e aveva così seguito la vicenda e gli era venuto in mente che ci poteva essere questo collegamento. Sì, diciamo che è possibile, ma tanti elementi ci dicono che è uno scenario che non esiste. Perché? Allora, prima di tutto va bene, sì, ci poteva anche essere il genio, no? Però nessuno, periti, magistrati, giornalisti, a nessuno era venuto in mente di fare questo collegamento. Gente che aveva sotto mano tutti gli atti, aveva sotto mano tutte le cose, insomma, perizie, compagnia bella, no? Cioè, se non veniva in mente allora, chi doveva venire in mente? A un cittadino qualsiasi? La persona che aveva fatto questa segnalazione evidentemente sapeva qualcosa in più di quello che sapevano gli inquirenti, no? Sapeva qualcosa di questa pistola, e in effetti l'appello del cittadino amico dice che anche la Della Monica spera che questo personaggio sapesse qualcosa, è logico. Altri fatti, no, che fanno escludere che questo fosse un cittadino desideroso di aiutare la giustizia è il fatto che scelse questo modo così sibillino di aiutarla. Innanzitutto, vabbè, può darsi sì anche che gli fosse venuto in mente solo nell'82, no, di questo collegamento, ma insomma la cosa sembra un po' difficile. Fosse stato un cittadino desideroso di aiutare la giustizia, probabilmente avrebbe anche evitato che delle persone innocenti morissero, magari le sue informazioni le avrebbe presentate un pochino prima e poi le avrebbe presentate in una forma intellegibile. Cioè lui mandò 2 biglietti che non furono capiti, poi ne mandò un terzo senza spiegare, senza scrivere, no, ma ci mise un ritaglio di giornale. Insomma, non sembra il comportamento di un cittadino desideroso di aiutare la giustizia, tanto più che una volta che venne fuori l'appello lui si zittò, vuol dire che aveva raggiunto il suo scopo. Allora, quale poteva essere il suo scopo? Il suo scopo non era quello di aiutare la giustizia,
Il suo scopo era quello di mettere gli inquirenti su una pista che li teneva lontani da chi? Da se stesso. Cioè è evidente che questa persona altri non poteva essere che il mostro di Firenze. Cioè, certezze non ce ne sono, ma se uno dovesse scommettere, scommetterebbe su di lui. Un mostro di Firenze che mandò gli inquirenti su una falsa pista perché lui con i sardi non c'entrava nulla. Ritorniamo un attimo sugli scenari descritti nel video della sostituzione dei bossoli e dei proiettili. In quello scenario questa segnalazione anonima rientra bene sicuramente nello scenario del depistaggio, no? Quelli che avevano sostituito i bossoli avrebbero scritto agli inquirenti per andare a controllarli e per metterli su una falsa pista. Peccato però che quello scenario non regge. Tra l'altro, una cosa sulla quale non avevo premuto, diciamo, non avevo insistito abbastanza, e che è il caso che lo dica adesso, è che quei proiettili che risultavano ossidati perché avevano perso le rigature, no? Su 5, 3 di loro avevano perso delle rigature. In uno ce n'erano 4, invece di 6 ce n'erano 4, in uno 2 e in uno 1 addirittura. Erano proiettili che si erano ossidati, evidentemente, no? Se erano ossidati non erano stati sparati al momento, ma erano stati sparati molti anni prima. Allora cosa era successo? Che questo depistatore già nel 74, appena dopo il delitto del 74, si era preparato inserendone appunto nel fascicolo di Stefano Mele, si era preparato per eventuali iniziative future, insomma è una cosa che non regge. Questo scenario lasciamocelo da parte. Lo scenario del mostro che avrebbe ucciso anche Assigna e che non era nei sardi, questo potrebbe andare bene, no? Nell'ambito di questa segnalazione anonima da parte del mostro, perché il mostro comunque li metteva su un delitto per il quale erano sospettate delle persone che non erano lui. Però anche lì bisogna un po' pensare che comunque indagando su quel delitto potevano anche trovare qualcosa che riguardava lui, per cui sì, è possibile, ma insomma non proprio del tutto. Lo scenario più logico, più adatto a supportare questa segnalazione anonima da parte del mostro è quello dello sconosciuto ai sardi che aveva preso la pistola, era entrato in possesso della pistola e con i sardi non aveva nulla a che fare, per cui lui aveva tutto l'interesse a mettere gli inquirenti a indagare su Sardi anche per i suoi delitti. E questo fece, e molto probabilmente lo fece in risposta all'iniziativa di Silvia Della Monica, che gli aveva teso questa trappola con il discorso di Mainardi che lo avrebbe descritto. Cioè una trappola che funzionò, non però nel modo nel quale gli inquirenti si aspettavano che funzionasse, anzi si ritorse contro di loro. Perché? Perché le indagini andarono avanti per anni su una pista che non portava assolutamente al mostro. Ci sono altre cose che si possono desumere da questa segnalazione anonima. Prima parliamo di possibili alternative. Io mi ricordo che sotto il mio articolo ebbe una discussione con un appassionato che ho già nominato, Luca Scuffio di Prato, su possibili altri personaggi che avrebbero potuto fare questa segnalazione anonima, no? Una discussione che cioè lui disse che scrisse che altre persone avrebbero potuto avere interesse a fare questa segnalazione anonima. Essenzialmente screma si arrivò ai familiari di Lobianco, no? Lui fa questo discorso, dice ma poteva essere che i familiari di Lobianco, desiderosi di trovare il vero colpevole dell'assassino del loro congiunto, che non era Stefano Mele, loro sospettavano di Francesco Vinci, avessero tentato di far riaprire le indagini su Signa in questo modo. Ma allora, prima di tutto c'è da dubitare che la moglie, la vedova di Lobianco, avesse interesse a ritornare sulle pagine dei giornali con una vicenda che insomma non era una vicenda piacevole, in cui il marito era stato ucciso nell'atto di tradirla, anche i figli che avevano 3 figli.
che interesse avevano di tornare, che il loro padre tornasse sui giornali, si rivangassero queste storie dolorose che c'erano state, no? Ma poi, se veramente, prima di tutto, come avevano fatto i familiari di Lobianco a immaginare, a capire che quella pistola del mostro era la stessa che aveva ucciso il loro congiunto? Cioè, non avevano nessun elemento per poter dire questo, erano andati così a fortuna, cioè avevano visto che il mostro stava uccidendo con una pistola, magari si erano interessati, hanno detto ma sarà mica quella che ha ucciso il nostro congiunto, proviamo a scriverlo agli inquirenti. Al limite sarebbero andati dal maresciallo di paese, e gli avrebbero detto maresciallo, ma non è che sarà questa cosa qui, non è che può controllare. Invece di mettersi lì a fare questi due biglietti sibillini, poi dopo questi due biglietti sibillini farne un altro con un ritaglio di giornale. Dice Scuffio, loro avrebbero potuto averlo questo ritaglio di giornale, no? Perché è chiaro, il ritaglio di giornale in mano a un cittadino qualsiasi, la cosa puzza un po'. Per che motivo si sarebbe tenuto questo ritaglio un cittadino qualsiasi del 68? Invece i familiari di Lobianco motivi per tenerlo potevano anche averne, no? Una documentazione loro, per un ricordo di quello che era successo, poteva essere. Questo sì, poteva essere che appunto i familiari di Lobianco potessero giustificare l'invio di questo ritaglio, ma il modo in cui vennero contattati gli inquirenti non torna attribuendolo a loro, tantomeno ai familiari di Mele che non avevano alcun interesse a ritornare lo dimostrarono nell'82 quando furono reinterrogati. Loro volevano chiudere tutto, ma chi c'era in ballo? I familiari di Barbara Locci, anche loro avevano interesse che questa brutta storia ritornasse sui giornali. Nessuno aveva interesse a far riaprire le indagini su Signa, se non chi stava uccidendo in quel momento e sperava che le indagini su Signa avessero tenuto lontano da sé gli inquirenti, cosa che poi in effetti successe. Adesso si spiega perché, come dicevo prima, Rotella non cercò in ogni modo di negare questo biglietto anonimo, no? Perché se fosse esistito questo biglietto anonimo, le sue indagini subivano un duro colpo, perché uno poteva dire ma come, quello che ho detto io, quello che ho detto adesso, insomma no, questo biglietto anonimo vuol dire che lì tra i sardi sta cercando il mostro sardi e non lo troverai mai. Se mettiamo insieme la pistola lasciata sul posto a questo biglietto anonimo, io ritengo che lo scenario dello sconosciuto che si impadronì della pistola e che poi uccise risulta molto molto rafforzato. Sì, ci potrà essere ancora il solito che dice ma no, la pistola non si butta mai sul posto, ma no, non si cede mai una pistola che ha ucciso, cioè i luoghi comuni, no? I soliti luoghi comuni che di fronte a una vicenda come questa, che da 30-40 anni che è ancora lì, che non ci si capisce nulla, nessuno ci ha mai capito niente, si vuole continuare a ragionare secondo degli schemi che hanno fallito. Allora si comincia a pensare invece che potrebbe essere successo qualcosa di assolutamente unico, quel qualcosa che potrebbe aver generato la figura di un mostro, di un assassino che non è uguale al mondo, un assassino diverso da tutti gli altri, un assassino che non nacque dalle sue pulsioni interiori, ma che nacque dall'influenza nefasta di una pistola che si trovò tra le mani e che fece emergere queste sue caratteristiche delinquenziali, maniacali, diciamo così, paranoiche, che lo portarono poi a diventare il mostro di Firenze. Vi saluto.